Stando alle statistiche, un buon 30% delle persone hanno paura o sono quantomeno preoccupate dall'avvento dell'intelligenza artificiale. È un argomento che avevo studiato tanti anni fa, ai tempi della scuola, e che ho deciso di riprendere in mano quando ho letto queste statistiche. Ed ho trovato almeno 3 validi motivi per cui non aver paura dell'intelligenza artificiale. Il primo motivo è che se proprio dobbiamo temere una forma di intelligenza, è di quella umana che dovremmo preoccuparci. Fin dagli albori dell'umanità ci sono stati inventori e ricercatori che hanno inventato o scoperto cose per poi farne dono al resto della mandria, che immancabilmente ha trovato il modo per usare queste invenzioni o scoperte per fare del male. Ho scoperto il fuoco. Potremmo usarlo per cuocere la carne. Oppure potremmo usarlo per bruciare qualche villaggio nemico. Ho scoperto i metalli. Potremmo farci degli attrezzi per lavorare la legna o la terra. Oppure lo potremmo usare per spaccare qualche testa. Ho scoperto l'energia atomica. Potremmo risolvere tutti i nostri problemi di energia. Oltre a questa preoccupante tendenza a trasformare in merda tutto quello che la mandria tocca, recenti studi dimostrano che l'intelligenza umana sta drasticamente diminuendo. E questo ci porta direttamente al secondo punto per cui non temere l'intelligenza artificiale. Se c'è da aver paura dell'intelligenza umana, c'è da avere almeno terrore della sua assenza. Tecnologie sempre più potenti e sofisticate in mano a persone che neppure le possono comprendere. È come dare una pistola a un bambino. Con lo sviluppo di un'intelligenza artificiale, sempre meno persone, sempre meno intelligenti, dovranno fare dei lavori potenzialmente pericolosi. Lo scopo finale del progresso tecnico e scientifico che potremmo raggiungere se non ci estinguiamo prima per qualche cazzata sarà la possibilità di non dover più dipendere dal lavoro per sopravvivere. Lo sviluppo di un'intelligenza artificiale ci avvicina di un passo a questo scopo finale. Ma veniamo al terzo motivo per cui non bisogna avere paura dell'intelligenza artificiale. Il terzo motivo per cui non bisogna temere l'intelligenza artificiale è che l'intelligenza artificiale al momento non esiste e probabilmente non esisterà ancora per molti anni. Siamo abituati a sentir parlare di intelligenza artificiale come se fosse una realtà ormai ben consolidata, ma la realtà dei fatti è che siamo ancora in alto mare. Tutti parlano di machine learning, autoapprendimento, via discorrendo, ma gli algoritmi che si usano sono grossomodo gli stessi che studiavo a scuola 30 anni fa. Quello che è cambiato è la velocità con cui vengono eseguiti. Siamo nell'ordine di milioni di volte superiore. Ma a livello di intelligenza in senso stretto, siamo a livello insetto non sociale, e con tutto il rispetto per gli insetti, che sono macchine perfette e perfettamente adattate al loro ambiente, con un'intelligenza adeguata a quello che devono fare. E se non vi fidate delle mie parole, vi consiglio di leggere Vita 3.0 di Max Tegmark, che dell'argomento ne sa un bel po'. Ora, voi avete paura dell'intelligenza artificiale? Parliamone nei commenti. E se vi è piaciuto il video, un like, iscriviti al canale se non l'hai mai fatto. E alla prossima!
tutti parlano di e se non vi fidate delle mie parole, vi consiglio di leggere Vita 3.0 di Max Tegmark,